Bentornati nelle mie ricette con i brodi. Questa è l'ultima ricetta che vi faccio vedere ed è un brodo al pomodoro con conchiglie di pasta al pomodoro. In quest'ultima ricetta delle lezioni gourmet vi presenterò il brodo di pomodoro con conchiglie di pasta al pomodoro. In realtà è una pasta in brodo al pomodoro. Iniziamo. Pomodori datterini che vengono frullati. All'interno del frullatore ho messo dei pomodori datterini e dei pomodori ciliegini. Aggiungo un po' di sale e frullo senza nient'altro. Abbiamo frullato, l'importante è non frullare troppo i pomodori. Adesso vado a mettere all'interno di questo contenitore di vetro delle foglie di basilico fresco che serviranno per insaporire il liquido che andremo ad ottenere. Quindi le metto alla base prima di creare la decantazione del pomodoro. Aggiungo poco alla volta il pomodoro e lo lasciamo decantare molto lentamente per 24 ore in frigorifero. Questo mi permette di ottenere solamente la parte liquida del pomodoro e quindi anche la trasparenza che poi il pomodoro ottiene. Vedete che il passaggio che si crea è molto lento, quindi questo movimento lento creerà poi il brodo di pomodoro. Vado a preparare la composta di pomodoro che mi servirà poi per le conchiglie di pasta. Gli ingredienti: dei pomodori San Marzano che ho già mondato, quindi ho tolto la pelle e li ho tagliati a piccoli pezzi, cipolla tagliata a fette sottili, uno spicchio d'aglio, del basilico fresco, sale, pepe e olio extravergine. Faccio scaldare la casseruola, aggiungo l'olio extravergine alla base, la cipolla tagliata. Lascio brasare qualche minuto la cipolla, aggiungo 2 spicchi d'aglio, la cipolla è pronta, aggiungo i pomodori, il basilico, vado a salare anche, pepe macinato, mescoliamo, copro la casseruola, lasciamo cuocere per 30-40 minuti fino a quando si è ben asciugato e abbiamo ottenuto una consistenza cremosa. La composta è pronta, quindi la vado a frullare per ottenere la crema. Tolgo prima l'aglio perché non lo frulliamo, il basilico per evitare che diventi amara la crema. Vado ad inserire all'interno del frullatore il pomodoro. Ho frullato il pomodoro per circa un minuto, quindi ho ottenuto questa consistenza. La rendo ancora più liscia passandola con il colino. La composta di pomodoro è pronta, la consistenza è giusta, la vado ad inserire all'interno di un sacchetto da pasticceria per completare il piatto. Il brodo di pomodoro è pronto, abbiamo estratto la parte liquida del pomodoro, si sono concentrati i sapori del pomodoro stesso in infusione con il basilico fresco.
Andiamo a preparare l'impiattamento. Ho cotto la pasta in acqua bollente salata, l'ho scolata e l'ho messa in una padella con olio extravergine di oliva, un po' di acqua di cottura per completare la cottura. Adesso vado ad impiattare. Metto le conchiglie nel piatto utilizzando una fondina. All'interno delle conchiglie aggiungo la composta di pomodoro, aiutandomi con questo sacchetto per rendere l'operazione più facile. Aggiungo le foglie di basilico nano, quindi il profumo del basilico che rende ancora più piacevole il gusto del piatto. E completo il piatto aggiungendo il brodo che ho fatto intiepidire, quindi abbiamo un brodo tiepido sopra le conchiglie. La mia versione della pasta in pomodoro brodosa. Questa ricetta rappresenta la mia idea della pasta al pomodoro. Ovviamente non poteva essere che in brodo. Continuate a seguire tutte le lezioni che ci sono sul sito di Accademia. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.